Il nuovo amore di Barbactas sta spaccando in due il mondo dello spettacolo. Un semplice post è bastato per incendiare i social e scatenare un vortice di domande. Trovata pubblicitaria o sentimento autentico? Benvenuti su Turkey News Magazine. Prima di iniziare, se vi piacciono le storie che fanno tremare il gossip e l'analisi senza filtri, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Qui non ci sfugge nulla. Oggi parliamo di una relazione che non è una semplice storia d'amore, ma un intrico di passati, amicizie, ferite mai del tutto rimarginate e strategie sussurrate dietro le quinte. Al centro, una coppia che non ha bisogno di presentazioni, Barbactas e Yağmur Yüksel. Non è un set, non è una campagna, non è un progetto, è la loro vita privata, sotto i riflettori. Tutto è esploso con un post di Yağmur. Quel post che molti hanno letto come una dichiarazione di amore puro e altri come un messaggio calibrato al millimetro. Siamo diventati fidanzatini del liceo, ha scritto lei, lasciando intravedere un conto alla rovescia carico di desiderio. Mancano solo 4 giorni per rivedere l'uomo che amo. Il tempo non passa. Ci messaggiamo ogni secondo, come quando avevamo 17 anni, prima di un'uscita. Parole che hanno raccolto migliaia di like nel giro di minuti, ma che hanno anche diviso il pubblico, per qualcuno la tenerezza più naturale del mondo, per altri una messa in scena fin troppo illuminata. Perché proprio questa storia fa tanto rumore? Barbactas è da tempo al centro dell'attenzione, e la sua vita sentimentale è stata spesso masticata e rimasticata dai talk e dai profili di gossip. Eppure qui c'è un dettaglio che alimenta il fuoco come benzina. Tra le pieghe del passato, si mormora che Yağmur sia stata legata da una forte amicizia alla ex di Bar. In amore non esistono regole, scrivono i più romantici. È una relazione problematica fin dall'inizio, ribattono i più duri. E mentre i commenti volano, c'è chi parla di tempistiche sospette, di strategie orchestrate, di un amore che sembra nascere già con la sceneggiatura in tasca. Così, la domanda si ripresenta a ondate: è amore vero o percezione costruita? Oggi mettiamo sotto la lente i dettagli del post di Yağmur, le reazioni feroci esplose sul web, il silenzio di Bar, la presa di posizione dell'ex, e soprattutto proviamo a capire dove possa andare a finire tutto questo. Se vi intriga questo racconto da fidanzatini del liceo, che sta spaccando in due la rete, rimanete con noi. Partiamo dal cuore della miccia, il post di Yağmur Yüksel. Non è la prima volta che una dichiarazione social scatena un uragano, ma qui le parole pesano come pietre. Siamo diventati fidanzatini del liceo, una frase che richiama l'innocenza, le attese senza respiro, i messaggi che si sovrappongono, la frenesia di un incontro imminente. C'è chi l'ha presa come un respiro di normalità, che bello rivedere un sentimento così limpido, scrivono. E c'è chi storce il naso, troppo vistoso, troppo coordinato, troppo perfetto per non essere studiato. Da qui, la spaccatura. Da un lato chi difende la libertà di amare alla luce del sole, dall'altro chi scorge l'ombra di un progetto più grande di loro. I contorni della vicenda si fanno più pungenti quando entra in scena il non detto, la vicinanza passata tra Yağmur e una ex di Bar. Una pagina delicata. Si parla di confini, di lealtà, di quel codice non scritto che l'opinione pubblica ritiene valido anche quando l'amore bussa alla porta. Succede, il cuore non chiede permesso, dicono in molti. Ma altri rincarano. È una ferita che prima o poi farà male a tutti. Nel frattempo, gli addetti ai lavori raccontano un calendario fin troppo sincronizzato, uscite pubbliche studiate, like al momento giusto, storie incrociate. È qui che l'ipotesi della strategia prende forma. Poi arriva la voce dell'ex, attesissima. Poche righe, asciutte, tanto da sembrare chirurgiche. Dice che non c'è nessun problema con Yağmur, che ognuno deve farsi la propria vita, che le persone adulte sanno rispettare i confini. Una parte del pubblico applaude, ecco la maturità. Altri leggono tra le righe una diplomazia forzata, un tentativo di mettere a tacere l'incendio senza aggiungere benzina. Le domande, però, rimangono: davvero non c'è tensione, o semplicemente non conviene alimentarla? Nel frattempo, i social diventano un laboratorio. Da una parte chi sostiene la coppia a spada tratta, lasciateli in pace.
La loro energia è bellissima, Bar non è mai sembrato così sereno, Yamur è spontanea, è vera. Dall'altra parte, la trincea del sospetto. L'amore non si mette in vetrina così, stare con l'ex di una persona a te vicina è eticamente discutibile, tra 6 mesi nessuno ne parlerà più. Le frasi rimbalzano tra Twitter e Instagram, citate, screen catturate, analizzate. Ed ecco il nodo cruciale, il silenzio di Bar. Mentre Yamur condivide conto alla rovescia, ricordi, piccole confessioni, lui tace. Nessuna intervista, nessuna dichiarazione, nessuna spiegazione. È una scelta di stile o una strategia? C'è chi lo considera un segno di sobrietà, l'amore non è un talk show, non serve commentarlo. E c'è chi, al contrario, vede il silenzio come un calcolo, parla lei, lui incassa, l'attenzione cresce. A complicare il quadro, si aggiungono i rumor su nuovi progetti, collaborazioni, possibili passi fuori dai confini nazionali. È davvero un caso che si parli di loro proprio adesso, sussurra qualcuno. Intanto la frase fidanzatini del liceo assume un peso simbolico sproporzionato. Per molti è il marchio di un affetto ancora acerbo, incontaminato. Per altri è un vezzo retorico, un modo per confezionare un'idea rassicurante e farla circolare. A questa età il liceo è un ricordo, non un manuale, scrive un utente. Tutti gli innamorati, se sono felici, tornano un po' adolescenti, ribatte un altro. E così la discussione si sposta dal fatto all'interpretazione, dal gesto alla cornice. C'è poi il tema, inevitabile, della visibilità. Nel mondo di oggi, una coppia scelta dai riflettori deve decidere, custodire o condividere? Nascondere o raccontare? Bar sembra propenso alla prima via, Yamur incarna la seconda. Questo scarto crea una tensione narrativa perfetta per il pubblico, 2 modi di amare, 2 modi di mostrarsi. Chi ha ragione? Forse nessuno, forse entrambi. Ma il contrasto resta e alimenta l'attenzione. E ogni nuovo contenuto, ogni nuova assenza, diventa materiale di lettura. Le timeline non aiutano a spegnere l'incendio. Qualcuno sostiene che gli avvistamenti, i like incrociati e le parole scelte da Yamur siano tasselli di un mosaico più ampio, pronto a valorizzare i progetti in arrivo. Altri replicano che è normale vivere l'amore insieme al proprio pubblico, soprattutto quando quel pubblico ti ha visto crescere, sbagliare, ricominciare. L'amore vero non teme la luce, si legge. L'amore vero non ha bisogno della luce, rispondono in coro i cinici. E l'ex? Dopo la dichiarazione pacata, è tornata nel suo silenzio. Nessuna provocazione, nessun endorsement. Un'assenza che pesa quanto una parola. Per alcuni, la prova che non c'è nulla da aggiungere. Per altri, il segno che la ferita esiste ma non conviene scoprirla. Nel frattempo, le pagine di gossip registrano ogni minimo scarto. Una canzone che sembra parlare di un ritorno, una foto in cui si intravede un dettaglio, una didascalia che suona come una frecciata. È un cantiere aperto. Dove sta andando questa storia? Dipende da dove la si guarda. Per una parte del pubblico, Bar e Yamur hanno già vinto, si amano, se lo dicono, se lo vivono, il resto sono chiacchiere. Per altri, si tratta di una passione abbagliante destinata a sbattere contro la realtà, come un'onda che sembra eterna e poi svanisce. La verità, forse, sta altrove, nell'equilibrio precario tra sentimento e percezione. Non è facile trovare confini netti quando ogni gesto può essere letto in 100 modi diversi. C'è anche chi parla di nuova era. Alcune coppie rinunciano del tutto alla condivisione, scompaiono, proteggono fino all'eccesso. Altre scelgono di raccontarsi, di trasformare l'intimità in narrazione, con tutte le conseguenze del caso. La relazione tra Bar Bakhtas e Yamur Yüksel sembra essere diventata il terreno di scontro perfetto tra queste 2 filosofie. E i follower, come sempre, chiedono di vedere tutto, il primo sguardo, la mancanza, il litigio, la pace. Ogni frammento diventa intrattenimento. Il paradosso è che più l'attenzione aumenta, più cresce la tentazione di mettere un confine. Bar, scegliendo il silenzio, alza un muro sottile,
Yağmur, raccontando, lo scavalca con grazia. Non si tratta di contraddirsi, forse, ma di essere diversi. E questa diversità alimenta la storia, la rende riconoscibile, la fa discutere. È l'effetto calamita delle coppie di cui si parla, l'attrito diventa parte del fascino. Così, arriviamo alla domanda che vale tutto: amore o vetrina? Non c'è una risposta pronta. Ci sono indizi, sensazioni, intuizioni. Ci sono i fidanzatini del liceo, che scaldano il cuore di chi un tempo ha provato quell'agitazione dolce prima di un incontro. Ci sono gli scettici, che ricordano come l'industria dell'immagine sappia costruire, amplificare, monetizzare. E poi ci sono loro due, che al netto di giudizi e cornici, devono semplicemente affrontare la stessa sfida di tutti: tenersi stretti quando il rumore fuori si fa assordante. Una cosa, però, è già certa: questa storia è diventata uno degli eventi più discussi dell'anno nel mondo del gossip. Nel bene e nel male, nessuno riesce a rimanere indifferente. Ogni nuova foto, ogni mancato commento, ogni certezza capovolta ha il potere di far rialzare la polvere. Ed è improbabile che questo tema sparisca presto dalle prime pagine. Perché? Perché mette insieme tutto ciò che oggi fa rumore: amore, amicizia, lealtà, immagine, business, verità e maschere. Eccoci a Laura al Punto, Barbactas e Yağmur Yüksel. Da una parte, i messaggi pieni di dolcezza, il conto alla rovescia, la nostalgia dichiarata. Dall'altra, interrogativi infiniti, attacchi, analisi spietate. C'è chi vede in questa energia qualcosa di luminoso, c'è chi vi legge un copione. Ma, volenti o nolenti, la trama tiene, e ci tiene qui, a guardare e a chiederci come andrà a finire. Forse l'unica bussola è il tempo: o questa fiamma si farà casa, o resterà un bagliore accecante destinato a spegnersi. Noi continuiamo a osservare il mosaico. Il mutismo elegante di lui, la trasparenza digitale di lei, i ponti bruciati e quelli ricostruiti, i sorrisi e le ombre. È il motivo per cui il gossip non molla questa presa: le storie così contengono tutte le domande che ci facciamo sull'amore, oggi. E il dibattito, nel frattempo, è un fiume in piena. Adesso tocca a voi: secondo voi, è amore autentico o una scintillante esibizione? La frase "siamo diventati fidanzatini del liceo" vi sembra una tenerezza sincera o un messaggio strategico? Scriveteci tutto nei commenti, leggeremo e commenteremo le reazioni più clamorose nel prossimo video. Se queste analisi di gossip vi piacciono, mettete un like, iscrivetevi a Turkey News Magazine e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo presto con nuove indiscrezioni, nuove smentite e dettagli capaci di far discutere chiunque. Restate connessi: nel mondo del gossip, tutto può cambiare in un istante. Buon anno da Turkey News Magazine.